È una bufala comunque. Mi hai fatto fare 85 tornanti della strada dei troll e non mi fai vedere almeno un troll. Siamo proprio qua sul ciglio della scogliera, nel punto in assoluto dove se ne vedono di più. Adesso sono circa le 8 di sera e ne sono arrivati a migliaia. Buongiorno signora e ben arrivata sulla strada dei troll. Ma porca miseria, Ambrogio. Prego signora. Non me l'aspettavo questa ambrogiata. Tac, mi mancano solo i Ferrero Rocher. Che è un dettaglino mica da ridere. Chiudo? Chiudi. Chiuso. Direi che non siamo soli in questo visitor center. Pullman e camper come se non ci fosse un domani. Mi sembra essere tornato a Yellowstone. Per quello l'emozione di scendere in un visitor center è decisamente... Ce l'ha il passaporto per mettere i timbri? È quello che ti dà la vibrazione positiva. Però ahimè, magari poi esiste, non ci siamo informati. Who knows? Magari esiste anche qui il passaporto da mettere timbri. Andiamo a vedere il visitor center qua della strada dei troll. L'unico dettaglio che qui non stiamo facendo, diciamo, solo parchi nazionali come in America, stiamo vedendo un sacco di punti di interesse, stiamo percorrendo un sacco di scenic road, di strade panoramiche, ma fondamentalmente i national park li stiamo tutti passando attraverso, ma non ci stiamo fermando più di tanto. È una bufala comunque. Una Perché, mezza. contrariamente a quello che dice la parola, dove ci siamo fermati al Trollstigen Visitor Center, non è un visitor center. È un negozietto di souvenir più che un visitor center. È solo un negozio di souvenir con i bagni e il ristorante, ma non c'è il punto che aspettavamo noi, dove prendere le mappe del posto, avere qualche informazione e magari, perché no, un timbro sul passaporto che non abbiamo. E comunque è nel 2012 stata nominata strada panoramica nazionale norvegese. Questa Trollstigen lunga 12 km e 2 con 11 tornanti. E cosa sono 11 tornanti? Ma con ci tutti quelli fanno che un abbiamo baffo a fatto. noi. L'altra volta ne abbiamo fatti 27 così. Ci fanno un baffo. Comunque anche qua ci sono dei punti panoramici, per l'esattezza ci sono 3 piattaforme con 3 punti panoramici, Dove per camminare bisogna prendere il numero, tante persone arrivano sì. proprio in questo punto tra pullman, camper e autovetture private. e non ci stancheremo ancora mai di dire che veramente ci immaginiamo, se a metà giugno è così, come sarà a luglio-agosto. Quindi se dovete venire qua veramente cercate di non venire a luglio-agosto se potete, perché se vedete com'è a metà giugno, Però magari il clima sarà più dalla loro parte a luglio-agosto che no il freddo e il nuvolo che c'è adesso. andiamo a vedere gli altri 3 Proseguiamo gli altri 3 punti che corrono tutto lassù lungo la roccia fino ad arrivare a quello a picco sulle cascate. Andiamo!
Terzo punto panoramico raggiungibile dal non visitor center è anche quello più vicino alle cascate e quello dalla quale si vede tutta la strada. Che ci aspetta. Vabbè, ma è una passeggiata, sta strada qua l'ho già vista dal primo punto, dalla prima piattaforma, problemi zero. Diciamo proprio. Tanto puzzo, però alla fine non è così. No, molto bella, cioè, è molto panoramica, però non pericolosa, diciamo, come qualcuno ha descritto. Diciamo, ecco. Livello di difficoltà da 1 a 10? 1, 2, 2. Vabbè, 3 per i neopatentati. Va bene, sì. E comunque qua sotto proprio, adesso vi facciamo vedere, tutto lo zig zag, sembra proprio una cucitura a macchina. Ed è un panorama che si vede spesso in internet, proprio perché essendoci queste passerelle dove ci si può arrivare a piedi, la gente può fare video e foto direttamente dai punti panoramici e non con il drone. Sì, esatto, molto bello. Bello, proseguiamo. Abbiamo appena incontrato un camperozzo che andava in su di uno che si affianca. Tedesco mi fa segno di fermarmi e gli dico: cosa vuole sto crucco? E invece? E invece 2 ragazzi italiani di Como che l'hanno noleggiato e che sono già stati praticamente a Capo Nord, ne stanno tornando indietro praticamente, e mi fa, sbracciandosi fuori, mi fa: scusa, ma te sei un diversamente giovane? Non ci credo. Che spettacolo di incontri, veramente. Cosa facevamo? Andavamo via senza vedere i trolls? Cioè, mai fatto fare 85 tornanti della strada dei troll e non mi fai vedere almeno un troll? Però, lei è una trolla perché è una donna. Però dici che c'è una certa somiglianza dal punto di vista della canappia? Della canappia, secondo no, te? No, dai, non sei così troll. Estremo, no. Comunque lei è una donna in moto che mi ricorda tanto quelle che abbiamo visto sulla route, la 66, dove c'erano quelli sulle Harley col simbolo della route. Certo. Diciamo la posizione è la stessa del troll, avranno preso spunto. Probabilmente questa qua è una Harley, perché sì, effettivamente l'impostazione seduta è quella della Harley. No, Senti, però le cercavamo per strada. Ci sarebbe secondo te la Harley dietro al cingone o ci vuole il rimorchio come quelli lì che portavano il quad? Te la do io la Harley, monopattino e pedalare, anzi senza pedalare e schiacciare. Comunque abbiamo fatto questa strada dei tornanti per vederli e alla fine, una volta che arrivate giù in fondo, quando già pensate di non aver visto neanche un troll, ci sono 3 statue che sono davanti al campeggio nella quale siamo adesso, dove non rimaniamo in campeggio ma ci siamo fermati solo per fare le foto. Attrazione turistica praticamente per fare le highlight foto. Della zona. Dopo i tornanti sono queste 3 statue molto simpatiche, devo dire. In the stillness somewhere above the city lights, you're falling in love, still aware you know it is true that you are lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. 18:30. Attenzione! Buon pomeriggio, dall'isola di Runde alle 18:30 si parte per un'avventura. È uscito un sole pazzesco, nel frattempo abbiamo lasciato qui il cingone in compagnia del suo fratellino Ducato del Perrito Viajador con Michele di guardia perché non viene a fare il trekking con noi, sta a fare compagnia a Pulce e noi ce ne andiamo a fare questa camminatina di non sappiamo ancora precisamente quanto, tipo un'oretta andare, un'oretta tornare, un paio d'ore in cima alla cresta della Scala
scogliera. Vediamo un po' come va. Abbiamo deciso di lasciare il cingone a questo parcheggio perché è un parcheggio gratuito. L'isola di Runde è molto piccola, sono di circa 4 km di lunghezza per 3 qualcosa di larghezza, quindi si gira tranquillamente, ma questo è l'unico parcheggio gratuito che è in prossimità del trekking che andiamo a fare, e poi vi diciamo perché andiamo a fare un trekking a quest'ora. Runde è un'isola, una piccolissima isola della Norvegia che è famosissima, ma famosissima, non so se sentite sullo sfondo, dai, fatevi sentire, è famosissima per la quantità esagerata di tipi diversi di uccelli. E non fate le solite battute, per la quantità di specie diverse di volatili. È un paradiso dei bird watchers, vengono qua da tutto il mondo per vedere veramente questa varietà incredibile di volatili presenti su quest'isola. Specie aviarie. La serie si sta dando arie, capito, da esperta, di specie aviarie. Qualche centinaio di metri dal parcheggio del Cingone inizia già il sentiero ben segnalato e sinceramente il primo pezzo si vede ripidissimo, però le indicazioni dicono che poi una volta sulla cresta e sul prato diventa abbastanza in pianura. Ci sarà una serie di scalini di pietra, una serie di passerelle in legno, ma dicono che è un sentiero che teoricamente è adatto a tutti anche senza allenamento. Perché come narra la leggenda, dopo una salita, ricordati donna, ci dovrebbe sempre essere una discesa. Ho capito, ma arrivaci su in cima. Ma l'hai detto che ci fa compagnia in questo bel sentiero la Giancarla? Abbiamo una che ha lasciato il suo bambino Pulce con Michele e se n'è venuta con noi. Nelle retrovie, lì zitta. Devo risparmiare il fiato. Brava. Davanti a noi che fanno strada, altri 3 mezzi di G, Quindi dici te, però sono di G che li vedo operativi, con bastoncini, eccetera, eccetera. Cancelletto, qui io c'ho già il fiatone. Eccoci. Tac. Prego signore. Come quando aprivo la porta dei visitor center alla sera in America. Un'informazione veramente simpatica su quest'isola è quella che teoricamente ci sono più volatili che non abitanti umani. Secondo la statistica, qua su Runde, come abitanti umani normali, regolari, ce ne sono circa 113 dall'ultimo censimento, che è stato qualche anno fa. Mentre invece di volatili si parla di 500.000. E in particolare, perché non vogliamo ancora tenere il segreto, ci sono teoricamente, specialmente nel periodo, questo periodo, fra maggio e luglio, circa 100.000 coppie di pulcinelle di mare. Che non sono le pulcinelle napoletane, ma sono i famosi puffin, quelli che tanto volevo vedere in Nova Scotia e non sono riuscita a vedere. Siamo venuti fino in Norvegia e vediamo se a questo giro li troviamo prima di arrivare alle Lofoten. Sono quei volatili molto, diciamo, simpatici, con questo beccozzo super arancione prominente verso il basso, tipici dei paesi appunto nordici. Che attenzione, non sono minimamente parenti dei pinguini, perché tanti ignorantemente pensano che siano della famiglia dei pinguini, ma non lo sono. Chissà se tipo non ci sono, che poi uno arriva poi dopo e li vede proprio arrivare volando. Oppure se si fanno già trovare lì pronti a seconda dell'orario in cui uno arriva.
Uno dei principali problemi per l'organizzare un'escursione in queste località qua in Norvegia è l'assoluta imprevedibilità del clima. Infatti qua anche le applicazioni proprio del meteo funzionano e non funzionano. Noi ci siamo buttati, diciamo, un po', siamo andati alla fortuna, abbiamo visto che su un paio di applicazioni non dava quantomeno pioggia per la giornata di oggi e quindi abbiamo provato. Il clima per il momento sta reggendo, anche se poco prima della nostra partenza è venuto un temporale non indifferente. Mi sono allontanata leggermente dal gruppo perché, come potrete immaginare, quello alle mie spalle dove ci sono tutte le persone è il punto più alto ed è anche il punto esattamente sopra al nido dei puffin. Ovviamente non è uno solo, ce ne sono diversi in vari punti della scogliera, ma questo è l'orario nella quale arrivano tutti i puffin, le famose pulcinelle, per andare nei propri nidi a fine giornata. Siamo proprio qua sul ciglio della scogliera, nel punto in assoluto dove se ne vedono di più. Adesso sono circa le 8 di sera e ne sono arrivati a migliaia, c'è un botto di gente qui davanti a me, per di più fotografi professionisti con degli obiettivi mega galattici, però anche semplicemente con il nostro obiettivo, anche solo con il telefono, se ne vedono vicinissima, a distanza di mezzo metro, proprio sotto la ringhiera di protezione della scogliera. Ovviamente noi ci siamo messi su questo lato perché è il punto a favore di luce, quindi in questo pezzo di vallata arrivano e vanno nei nidi subito qua sotto la roccia, mentre invece chi va sull'altro lato ha proprio il sole contro, quindi è anche difficile vederli sia a occhio nudo e sia a fare le foto. E le ultime parole famose, ci sta cogliendo l'acquazzone, vediamo se riusciamo ad arrivare di nuovo su senza cadere giù dal burrone che è così scivoloso. Andiamo a tornare su di là. A fuga dalla montagna, sotto il diluvio col sole e con l'arcobaleno, sta scomparendo anche lui.
Buongiorno, da un parcheggio nonché un'area di sosta che noi non useremo. Dal super iper top DG, perché oggi... Auguri! Ma vieni! Il DG entra veramente nella famiglia degli anziani praticamente. Ma così da oggi abbiamo lo sconto. A proposito, sul parcheggio non c'è lo sconto per gli anziani? Anziana ci sarai te prima di tutto, capito? È vero. Lasciamo qui il cingone e andiamo a festeggiare. Sì, andiamo a festeggiare. Il DG non vuole festeggiare, comunque, No, lo dico. Io sono un tranquillo, cioè i compleanni non sono neanche di quelli lì che dice no, non mi ci far pensare perché invecchio, eccetera, eccetera. Proprio c'è, no, come si dice, non me ne frega un piffero a me del festeggiamento. Vabbè, sì. Siamo arrivati ad Alesund. Quant'è che non mi fai una torta di compleanno con le candeline? Desconosco. Vedi? Non ricordo nella storia di avertela mai fatta. No, qualche volta forse sì. Perché siamo andati sempre a cena fuori quando eravamo ricchi. Vabbè, siamo ad Alesund, sulla costa ovest della Norvegia. Dopo la giornata incredibile e il trekking, il sentiero di ieri ai Puffin, alle Pulcinelle di mare, successone pazzesco che io veramente parlavo sempre al condizionale, ci dovrebbero teoricamente, eccetera, eccetera. Schiaffo morale proprio. Sì. A centinaia. Grandissima cosa. Area di sosta a pochi passi dal centro della città che fatta per 24 ore costerebbe 350 NOK, però noi abbiamo fatto soltanto 3 ore perché reputiamo che in 3 ore la città di Alesund la si dovrebbe senza poter problemi, assolutamente visitare, sì. Per poi andare a dormire in un posto che non sia semplicemente un piazzale asfaltato come questo. Però questo piazzale, per chi fosse interessato, ci sono le colonnine, c'è l'elettricità, bagni. C'è il carico, scarico, bagni, tutto. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel with Località sicuramente molto turistica, presa di mira anche dalle navi da crociera. Infatti c'è una navona pazzesca qui che sicuramente tante delle persone che stanno passeggiando in questa strada sono passeggeri di quella nave da crociera. Sì, perché essendo sulla costa ovest, tutti quelli che fanno la crociera dei fiordi ovviamente si sparano tutta quest'area da sud a nord principalmente. Esatto. Alesund rappresentava ed era il porto più importante di tutta la flotta di pescherecci, quindi di pesca di tutta la Norvegia, fin quando nel 1904 è stata completamente distrutta da un incendio clamoroso e poi ricostruita in questo stile architettonico conosciuto qua come Art Nouveau. Art Nouveau. Molto chic, molto carino, molto particolare. Io intanto mi sto guardando intorno. Cioè te vai per farfalle. Sì, perché mi sto guardando intorno perché io devo scegliere il mio pranzo di compleanno. Neanche pranzo di compleanno, il mio snack di compleanno. Perché più che lo snack non ci possiamo permettere. Esatto. Le navi delle crociere sui fiordi attraccano praticamente in pieno centro, è così facilissimo comunque girare il centro senza mezzi pubblici, a piedi anche in 1-2 ore al massimo. E mentre stiamo camminando in direzione del faro qua ad Alesund, passiamo fra una viuzza che ci ricorda invece un sacco la parte antica, quella che era sopra il porto di Stavanger, con le casettine bianche di legno, le uniche rimaste propriamente dell'epoca. Esatto, quindi deve essere una cosa proprio tipica norvegese, che prima poi di pitturarle tutte di rosso, come sono invece il colore tipico doveva essere proprio più tendente al bianco. Proprio una via intera verso il faro.
bar dove hanno preservato lo stile tipicamente, l'old style della cittadina norvegese, stupenda. Ålesund è conosciuta anche come la città sulle 7 isole. Infatti si sviluppa su 7 isolette diverse, collegate tutte fra di loro da ponti e canali. Fiordini, dei fiordini piccoli. Veramente questi edifici sono carinissimi, proprio tenuti e conservati ancora nel modo originale, tutti in legno. Buongiorno e bentornati a una puntata di Cosa si scofanano cereale in Norvegia. Ma non era Camperisti in trattoria una volta la puntata, la serie? Anche noi come gli youtuber veri stiamo facendo, come si dice, un nuovo format. Scusa, quindi per questo format nuovo, Cosa si scofanano alle sere in Norvegia, siamo venuti veramente a un ristorante tipicissimo norvegese per il giorno del mio compleanno. Che si chiama? Non so pronunciarlo. 5 minuti. Si chiama 5 minuti. C'è scritto pizza a taglio. Tipicissimissimo, quale occasione migliore per il compleanno del DG per non provare una pizza italiana all'estero? Non sono mica tutte fatte così La serie ha detto per il mio compleanno, Ale, per il tuo compleanno ti do 2 opzioni. O ti porto in un ristorante tipico norvegese a mangiare la ringa affumicata tirata contro il muro e sul pane così e via, oppure invece magari qualcosa di un po' meno tipico. Ma vieni, finché dura fa verdura, lo sapete amici, questo è il mio motto. Troppo meglio di una torta. E comunque c'è gran bella faccia. Io ho preso una pizza siciliana che nonostante il nome però non ha le melanzane. E io ho preso invece una deliziosa con crudo, rucola e scaglie di parmigiano. Spettacolo! That you're always on my mind. Questo sì che è un buon appetito. Anche te quant'è che avevi voglia della pizza? Dal mio compleanno. E vai. Quindi Cin. solito prosecco di sempre. Andiamo all'assaggio per vedere se il sapore è altrettanto valido. La pasta si sente bella crunchy nei bordi, come se ci fosse la semola. Io mangio con le mani adesso. Poi vi diciamo quanto costano le pizze in Norvegia. Regalo di compleanno? Regalo di compleanno, una pizza Ålesund. Sono uno di poche pretese, io so così, cioè. Pizzino ad Ålesund, dalla pizzeria che si chiama 5 minuti, approvato. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso esattamente 490 corone norvegesi Pari per a? 42 euro. 2 pizze e 2 Coca-Cola. Però la mia era cioncia, Sì, cioè, c'era Ricca. prosciutto crudo, rucola, scaglie di parmigiano, voglio dire, cioè, non era la margherita, dai. Vabbè, 2 belle pizzotte Ci e sta, 2 Coca. ci sta, Adesso... Quindi non è che sia proprio il doppio che in No, Italia, no, cioè no. magari avresti speso 5-10 euro in meno in Italia, ma neanche, dipende dal Ma sì, posto con più o 2 meno coche, cioè, pettinato. da che parte dobbiamo andare? Ancora dritti? Sì. Ok. It's calling me like the rainbow. It's calling me. Quindi adesso torniamo al Chingon e facciamo il programma verso la nuova destinazione. Sempre più a nord.
Però io non vedo l'ora, ma se ad esempio quando torniamo in Italia facciamo Investono. sempre più a sud e andiamo fino a San Vito Lo Capo, sulla punta estrema della Trinacria, come lo vedi? Beh, se è periodo giusto non mi dispiacerebbe affatto, anzi la Sicilia ci manca. Quindi via verso il Cingon. Sorpresa come al solito, entrando e uscendo da Ale su telecamere di strada a pagamento come se non ci fosse un domani, Autopass.no. con tutto che abbiamo messo su Google evita pedaggi. Ma qua in Così. Norvegia sono così estemporanei belli, cioè, come si dice, sono un po' così naif. Per l'occasione mettono queste telecamere e dicono pagamento autopass.no. Effetto Punto no nel sorpresa. senso .no tipo Norvegia. It's calling me, like the rainbow. Riflessioni finali su Alesund. Ne vale la pena? Se siete in zona perché siete venuti a Runde per vedere le pulcinelle di mare e siete diretti verso nord, Allora più o meno fateci una scappatella. è una deviazioncella. Se no, niente di che. Voglio dire che si può fare un'oretta, 2 ore di visita fattibile, carina, come tante altre cittadine norvegesi, col suo porticciolo, la sua zona di pesca, il suo faro, eccetera. Niente di che. Ho deciso che oggi per il tuo compleanno farò un appello che ti facciano un regalo. Oh via, fatemi un regalo, ma non di quelli come chiedono gli youtuber veri, cioè saccate piccioli e cose del genere, Fatemi questo regalo, vai Sere, che regalo mi devono fare? Iscrivetevi al canale se volete vedere ancora tanti compleanni del DG e della Badantina. Ora, se volete vedere tanti altri compleanni del DG, poi si disiscrive la gente, no, basta, non ne possiamo più di compleanni. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale, mettete un like se per caso vi è piaciuto questo video. Come se per caso? No, Cioè, dico è un se dato per- di fatto che gli deve essere piaciuto Se il per video. caso, perché sai qua. Lasciate un commento, attivate la campanella per non perdervi le uscite di tutti gli altri video, da Ferragosto a settembre, all'inizio delle Natale, scuole, alla a Befana. Natale alla Befana. Noi intanto sempre più a nord, non perdete il prossimo video per vedere dove saremo per la prossima avventura. Così, vi Attenzione, do un'indicazione. dai, alle Hawaii andiamo a surfare? Cioè, qualcos'altro. Ciao. Ciao. Perfect summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not